Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di maggio 2026. Abbiamo la carta del diavolo, amici del leone. Potrebbero esserci questioni di potere, questioni magari anche un po' tossiche per qualcuno. Potrebbe fare riferimento a un momento dove, diciamo così, potreste... perché è una carta di potere. Quindi, se la vediamo da un punto di vista positivo, può essere un momento dove vi riprendete il vostro potere personale, oppure potrebbe essere un momento dove qualcuno o qualcosa vi toglie il vostro potere personale. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, ascoltate l'ascendente e il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze private, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Regina di bastoni. Sette di pentacoli, fante di bastoni. Abbiamo un 6 di bastoni, un 4 di bastoni, la torre, gli amanti. Wow! Quattro di pentacoli e 8 di pentacoli. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Partiamo da questa regina di bastoni. Asso di bastoni e 6 di spade. Allora, qui ci potrebbe essere inizio mese o un'azione da parte vostra per iniziare qualche cosa con questo asso. Può essere una questione lavorativa, può essere un qualche tipo di movimento in avanti, anche semplicemente a livello mentale, considerato il 6 di spade. Potrebbe anche essere l'incontro con qualcuno, con una persona con la quale condividere certe passioni, certi hobby, certi interessi. E non vi nego che per qualcuno potrebbe essere una passione a livello proprio fisico. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Otto di spade e fante di bastoni. C'è come un inizio, ma considerato questo 7 di... Sì, ma ci sta. Sento come se qualcuno stesse seminando qualcosa con questo asso di bastoni. Può esserci come un momento di fermo ad un certo punto con questo 7 di pentacoli. È come, sapete, come quando in un'azienda si fa pubblicità, c'è il momento della campagna pubblicitaria e poi c'è come un momento di riposo per dare tempo ai frutti di arrivare. E lo sento un po' così. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Fante di spade, 7 di coppe, 8 di coppe. Qualcuno sta inseguendo qualche tipo di obiettivo, qualche tipo di
possibilità, è come se avesti bisogno di osservare effettivamente quello che è il frutto che arriverà o come si muove quello che avete seminato qui. Per qualcuno questa parte di inizio può essere già fine aprile. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Due di bastoni e diavolo, eccolo qua. Io credo che ci sia un risultato che vi sta un po' condizionando e capirei anche qui questo 8 di spade perché è come se non aveste alte grandi aspettative, cioè state seminando o comunque state facendo un movimento in una direzione. Qui c'è come un momento di pausa, se vogliamo, dove non avete grandi aspettative rispetto ai frutti che potrebbero arrivare, state comunque monitorando quali altre possibilità possono esserci intorno a voi e qui sento che con questo 6 di bastoni c'è come un ruolo piuttosto che un risultato, piuttosto che un riconoscimento al quale siete legati. Potrebbe essere, vi faccio un esempio, voglio arrivare ad una promozione sul lavoro e quindi inizio a lavorare ad un progetto, provo a muovere delle pedine per sviluppare un nuovo progetto, vedo come rispondono magari dei potenziali clienti o che so io, continuo ad osservare che tipo di risposte ho e diciamo in che direzioni posso ampliare o come posso elevare ancora questo progetto, però c'è come un risultato che vi condiziona. Adesso andiamo a vedere il 4 di bastoni. 6 di bastoni di nuovo e 5 di pentacoli. Io credo che questo risultato faccia riferimento ad una stabilità. Può essere una stabilità lavorativa, una stabilità emotiva. Andiamo a vedere la torre. Carro e amanti. È come se qualcuno dovesse scegliere come procedere, scegliere se andare avanti o no, scegliere che direzione prendere o che direzione dare a questa situazione, a questa relazione. Andiamo a vedere gli amanti. Temperanza. C'è bisogno di equilibrio. Sento che con questo, allora, qui abbiamo temperanza, regina di pentacoli e mondo, tutte e tre al contrario. Sento che, perché qui avete la carta del diavolo, ce l'avete anche qui, c'è come qualche cosa che vi sta condizionando e invece qui l'invito è proprio quello di guardare per voi stessi, di lavorare sul vostro amor proprio. Si finisce con un 4 di pentacoli, qualcuno ha qualche tipo di attaccamento al lavoro o ad una quotidianità, a qualche tipo di dettaglio, a qualche tipo di abitudine, di ritmicità, se vogliamo. Sento che è come se, perché sia il mondo che la torre sono al contrario, come se non si volesse interrompere qualcosa. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Probabilmente, perché dov'è che avevamo? L'8 di pentacoli qui. Se fosse per esempio una situazione di lavoro, potrebbe essere che siate in un momento lavorativo dove stiate cercando di ampliare, al contempo monitorate, avete bisogno come di raggiungere certi risultati per avere la vostra stabilità e non volete in qualche modo lasciare indietro quello che avete costruito fino ad adesso. E questo potrebbe essere una questione di ego, considerato il diavolo. Allora, ruote della fortuna per il 4 di pentacoli. 7 di pentacoli, fante di coppe e cavaliere di coppe.
C'è un cambio, qui, c'è un cambio con la ruota della fortuna, il 7 di pentacoli che qui avevate testa in su, qua ce l'avete testa in giù, quindi è come se fosse finito, diciamo così, un periodo di attesa. Potrebbe essere che entro la metà del mese riusciate a prendere come una decisione. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli qui, vediamo, magari si tratta solo di cambiare la routine, si tratta di cambiare qualche cosa all'interno della vostra dinamica lavorativa, relazionale, di semina magari. 7 di spade, qui c'è come da raccontare qualcosa o smettere di raccontarsi qualcosa, che normalmente con il 7 di spade sono delle bugie, e poi abbiamo una regina di coppe. C'è qualche cosa con la questione emotiva, anche perché qui abbiamo due coppe effettivamente. Può essere un attaccamento emotivo al lavoro, un attaccamento abitudinario a qualche affetto, cioè è come se ci fosse o un qualche cosa di emotivo che si attacca al fisico o qualcosa di fisico che si attacca all'emotivo. Non so se mi sono capita. Va bene, comunque ragazzi c'è una bella ruota della fortuna alla fine del periodo, secondo me è come un momento di cambio. Qui è vero che avete due carte di chiusura ciclo che è come se non si capisse bene, però c'è anche un cambio, che di solito con la ruota della fortuna è un cambio positivo. Se state aspettando qualche tipo di offerta con questi due personaggi al contrario, non sento che possa arrivare. Però c'è qualcosa che cambia. Datemi una carta per la ruota. Mm. Eh, si trasforma qualcosa, cambia qualcosa. Potrebbe essere che cambi il tipo di relazione che avete con questa persona. In realtà in meglio, perché con la carta del sole sento che potrebbe essere una relazione pulita, anche se fosse di lavoro, ovviamente. Ok, va bene, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è disoccupato. Anche voi siete in cerca della stabilità. Credo che qualcuno di voi possa all'inizio di maggio pensare di magari iniziare qualche nuovo percorso formativo, qualche nuovo studio per ampliare le proprie conoscenze. Allora, contratti non ne vedo, ragazzi, per adesso. Però è vero che avete la ruota della fortuna e quindi c'è come un cambio. Vedendo questo sole mi verrebbe da dire di iniziare a valutare il lavoro con i bambini. Con i bambini, con la parte ludica della vita, anche se è per adulti, quindi potrebbe essere organizzare come delle feste o come l'idea che si debba un po' trasformare il settore delle amicizie o il settore delle relazioni perché possano avere come un riscontro lavorativo. Mm. Per le persone che sono occupate, devo dire che è un buon periodo. Sento come una certa linearità, anche se vi devo dire che se avete avuto come un cambio ruolo ultimamente, piuttosto che c'è come nell'aria una promozione, ehm, può essere che questo nuovo ruolo, questa promozione vi dia potere sugli altri, però è anche vero che potrebbe condizionarvi, anche perché potrebbe, diciamo così, togliervi un po' il fiato, sento in questo periodo. Ehm, e qualcuno, soprattutto se state aspettando di essere messi come con un contratto fisso, potreste avere la tendenza a dare di più, a dare tanto, a dare un po' troppo, in vista di essere confermati nell'azienda. Però fate attenzione perché potrebbe condizionarvi parecchio questo ruolo, questo nuovo incarico, questo nuovo progetto, potrebbe, come dire, essere un po' troppo stressante. Per le persone che sono autonome, sento che c'è da fare come qualche cambio di linea.
Anche per voi sento che è come se trasformare il settore delle amicizie potrebbe darvi qualche spunto in più, qualche occasione in più. C'è comunque la ruota della fortuna alla fine, quindi sento che si avvicina un cambio. Con la morte qualcuno potrebbe decidere di tagliare e quindi di rigirare questa torre, questo mondo. Perché comunque qui c'è una caduta dell'ego, eh? Qui abbiamo il diavolo, l'ego, due volte tra le altre cose, e poi abbiamo una caduta dell'ego, due carte di chiusura e una di cambio. Quindi è come se fosse un periodo un po' decisionale per capire che cosa vi fa star bene con la carta degli amanti, che cosa è per voi, che cosa fate con amore, mi viene da dire. Può esserci un'espansione dopo una trasformazione, secondo me. Però c'è qualche cosa che vi condiziona che avete bisogno di lasciare indietro. Parliamo di progetti. Qui sento che se state collaborando con qualcuno, fate attenzione agli equilibri della relazione o della situazione, perché ho come l'idea che qualcuno voglia farsi bello o bella con la vostra schiena. Quindi far fare il lavoro a voi e prendersi i meriti. Mm? Quindi stabilite un po' le regole e cercate di far capire alla controparte o alle controparti che a voi non vi comanda nessuno. Per quello che riguarda i soldi, allora, sinceramente lo sento un periodo movimentato, con soldi che escono, ma anche soldi che entrano. Poi avete la ruota della fortuna a metà periodo, quindi secondo me a metà mese potrebbe arrivare qualche occasione fortunata, qualche soldo in più, qualche lavoro in più, perché comunque qui abbiamo un 8 di pentacoli. Sì, lo sento un buon mese a livello economico, ragazzi. Potrebbero arrivare dei soldi aggiuntivi e comunque se siete di quelli che investono o comunque state pensando al vostro futuro, diciamo appunto con altre forme di guadagno che non siano il lavoro, sento che è un buon periodo per muovere cose. Parliamo di relazioni. Allora, diciamo che il settore familiare lo sento abbastanza tranquillo, potrebbero esserci delle novità, è come se ci fossero delle cose da risolvere e avete bisogno di cercare soluzioni alternative. Mm? Però, a parte questo, la vedo abbastanza tranquilla. Parliamo di situazioni romantiche. Allora, partiamo con questa regina di bastoni e questo asso di bastoni per i single. Quindi devo dirvi che secondo me già a inizio mese potrebbe avvicinarsi una figura di fuoco, un segno di fuoco con questa regina di bastoni, potrebbe essere tranquillamente un Sagittario, un Leone, un Ariete. Vi dirò più Sagittario, però siccome qui abbiamo anche il Sole, potrebbe anche essere Leone o Gemelli, vedo anche i Gemelli molto forti. Poi sì, ci sono anche altri segni, eh, Capricorno per esempio, però comunque i più importanti sono quelli. Sento che con questa persona può esserci una buona affinità sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale. Può esserci come una certa voglia di scoprire, una voglia di sperimentare con questa persona. Io sento che potrebbe proprio accendere la passione, però è anche vero che è una cosa lenta, ma lenta. C'è come come vi posso dire, una certa attesa o perché non si possono fare cose insieme o perché ci sono tante distrazioni. Soprattutto per voi, devo dire che secondo me dopo la prima settimana di maggio potrebbe entrare un'altra persona
E quindi quelle potrebbero essere le distrazioni effettivamente per voi, non essere completamente focalizzati su questa regina di bastoni che vediamo qui all'inizio. Ci sarà una scelta da fare ad un certo punto, ragazzi, perché voi sì, cercate la stabilità, c'è comunque qualche cosa che vi condiziona, con due volte il diavolo, cercate di capire che cos'è, però qui con queste carte io sento che è come se dovesse trasformare qualche tipo di vincolo, perché anche qui abbiamo due figure, eh. Una potrebbe essere più giovane di voi e l'altra più o meno avere la vostra età. Comunque, secondo me, stavo guardando perché qui c'è una regina di coppe e un sette di spade. Identificate quale abitudine può essere finta con una di queste due persone, magari, perché l'otto di pentacoli mi parla di qualche cosa che si ripete. C'è una dinamica finta con il sette di spade. Ah, tenete presente che il sette di spade girato al contrario può essere una bugia che viene a galla. Quindi può essere che ci sia qualche tipo di questione che possa venire a galla con questa persona e che cambi effettivamente la relazione, le dinamiche della relazione. Sento che può nascere una relazione pulita e comunque con la carta del sole. Mi viene da dire, vedendo la morte, anche trasformativa. Per le persone che sono in coppia o che hanno qualcuno in testa, anche qui le cose sinceramente in questo mese vanno a rilento, c'è qualcosa di esterno che frena, che condiziona, che limita in qualche modo l'espansione, potrebbero essere credenze, potrebbero essere pensieri o anche proiezioni per qualcuno, perché quando io credo qualcosa poi è normale proiettarlo nel futuro. Potrebbe far riferimento a un ruolo, come vi dicevo prima qui, a un qualche tipo di obiettivo o aspirazione che si ha, però diciamo che nella seconda parte del mese c'è come da fare finalmente una scelta, c'è come da amarvi, perché avete due volte la carta degli amanti, qui dovete scegliere per voi cosa vi fa star bene. Come vi fa star bene questa persona? Quali potrebbero essere le regole del gioco per voi per sentirvi al sicuro? Io sento che da parte dell'altra persona non arriva molto, sinceramente. Cioè, qui abbiamo due figure al contrario, un sette di... Sì, è vero, il sette di pentacoli al contrario parla come di un qualche cosa che prende un'accelerata, ma effettivamente poi c'è la ruota della fortuna. Però qui si tratta di qualche cosa che potrebbe riguardare una quotidianità, una routine. Magari non c'è un'offerta, ma sì una concretezza che nasce. Cioè magari non c'è un discorso che, vi faccio un esempio per farvi capire, vi frequentate da un po', ed è come se fosse giunto il momento di capire che direzione dare alla relazione. E senza dire ok, siamo questo o siamo quell'altro, è come se ci fosse una certa quotidianità, una certa ripetitività, una certa attenzione ai dettagli che vi fa capire che la cosa si sta trasformando. In qualcosa di pulito però, profondo anche con la carta ehm, del sole. Per le persone invece che sono in una relazione più o meno clandestina, senza etichetta, anche qui c'è un cambio alla fine del periodo. Sento che c'è tanta passione con questa persona, può anche essere che vi divertiate tanto insieme, che tutti e due abbiate bisogno di distanziarvi da certe questioni. Ehm, la lentezza è presente un po' per tutti con questo sette di pentacoli, però è anche vero che anche per voi si tratta di fare una scelta per amor proprio. Cosa vi dà questa persona? Cosa vi può dare? Dove può andare la relazione? Di che cosa avete bisogno voi in questo momento? Questa persona ve lo può dare? Perché anche qui sento che ci sarà come una profonda trasformazione della relazione. Con la ruota della fortuna in realtà il cambio è positivo, però abbiamo anche sotto un 4 di pentacoli, che è una carta di attaccamento. Sento che è come se ci fosse un attaccamento viscerale a questa persona anche solo come amicizia, mi viene da dire. Allora, vi dico una cosa, ragazzi. Abbiamo la ruota della fortuna, due volte la carta degli amanti,
un 4 di bastoni e 2 volte il diavolo. Può essere un'anima che avete già conosciuto in qualche altra vita, potrebbe essere una relazione karmica. Anzi, fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Nessuna cosa il Papa, infatti potrebbe essere un patto, un voto passato di qualche altra vita con il Papa. E vite passate, ragazzi, è più di così. Sì, perché poi avete anche la ruota della fortuna, qui può essere che si chiuda un ciclo karmico con qualcuno, con qualche vita, qualcuno che avete conosciuto in una vita passata, mi viene da dire. E difatti anche qui abbiamo Papa e Luna. Mm? Quindi è come il Papa è un contratto, ma è anche un mediatore. Io credo che si risolva un karma con qualcuno in questo periodo. Ma che bella, che lettura profonda, ragazzi. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Aiuto da una persona, 6 mesi, può essere da qui a 6 mesi o per i prossimi 6 mesi. Opportunità, 3 mesi, qui vediamo la ruota della fortuna. E architetto, 8 mesi. Credo che si tratti di cambiare qualche situazione della vostra vita in questo momento condizionante. Magari c'è qualcuno che vi starà vicino, potrebbe esserci come un'opportunità e poi è come se da qui a 8 mesi aveste la possibilità di costruire qualche cosa di nuovo. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, con la condivisione del video o la vostra iscrizione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi mando la lettera di presentazione, ma tenete presente che potete fare la stessa cosa anche per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, però ci sono tanti altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in materie olistiche per la mia formazione personale e professionale e sto semplicemente condensando tutto e mettendolo lì a vostra disposizione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, vanno visti in ordine cronologico di numero. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!